Lo scorso 27 aprile, due dicasteri vaticani, quello per lo sviluppo umano integrale e quello per i laici, la famiglia e la vita, hanno pubblicato un documento congiunto finalizzato a sensibilizzare le famiglie cattoliche su un tema che, a detta degli stessi dicasteri, rappresenterebbe una crisi urgente, tanto per il mondo quanto per la Chiesa stessa. La crisi in questione non è quella che da decenni affligge il cattolicesimo, almeno in Occidente, in termini di drastico calo delle vocazioni, cattiva formazione di seminaristi e sacerdoti, comunità religiose sempre più decrepite, una quasi estinzione della vita contemplativa, ignoranza crassa e sistemica dei laici sui rudimenti del catechismo, una larga amministrazione superficiale e irriverente dei sacramenti, la deriva democratica e parlamentare dell'autorità, il senso del peccato e della legge naturale ridotto ai minimi termini, la devastazione delle famiglie o la normalizzazione legislativa di aborto ed eutanasia. Nulla di tutto ciò. La vera crisi per i dicasteri vaticani è la crisi ecologica. E per questo motivo il testo in questione arriva a suggerire che una famiglia cattolica, per essere veramente tale, non può esimersi dall'educare i propri membri al rispetto ecologico. Anzi, che lo stesso concetto di spiritualità cattolica includerebbe una coscienza ecologica integrale. E qui subentra il primo aspetto interessante della narrativa proposta dal Vaticano, che riguarda la definizione stessa di tale teorica crisi. Gli autori, richiamandosi al noto magistero ambientalista di Francesco, in particolare all'enciclica manifesto Laudato Si e all'esortazione Laudate Deum, nonché alla prima esortazione apostolica di Papa Leone XIV di Lexite, che si presenta come un approfondimento di quelle, sostengono che la crisi in questione non riguardi soltanto l'ambiente naturale, ma anche quello umano, e in tal modo intendono riferirsi alla crisi economica dilagante, ossia alla drammatica condizione di povertà che affligge la maggioranza dell'umanità. Effettivamente, la disparità economica globale ha ormai raggiunto proporzioni immense. Le stime più recenti indicano che circa 2 miliardi di persone, concentrate soprattutto nel nord del mondo, godono di condizioni di relativo benessere, pur con forti diseguaglianze interne, mentre i restanti 6 miliardi vivono in situazioni di povertà, malattia, ignoranza, e di questi circa 1 miliardo versa in povertà estrema. Tale asimmetria genera una pressione migratoria strutturale dal sud al nord del pianeta, solo in parte spontanea, alimentata dall'idea più ideologica che reale, secondo cui l'ingresso in società demograficamente impoverite ma economicamente prospere comporti automaticamente un miglioramento delle condizioni di vita. Negli ultimi anni la Chiesa Cattolica sembra aver fatto propria questa visione, eppure la storia dell'umanità mostra che la semplice integrazione in strutture sociali efficienti non basta a sollevare i poveri migranti dalla loro condizione. La povertà è infatti un fenomeno complesso e multidimensionale, non solo economico o politico, ma anzitutto mentale e culturale. Quest'ultimo aspetto purtroppo rimane ad oggi un tabù difficile da affrontare, da analizzare con serenità in Occidente come altrove, perché è ritenuto politicamente scorretto. Chi tenta di discuterne viene spesso accusato di sostenere banalmente che i poveri siano tali per scelta e quindi meritevoli di restare tali. Ma questa semplificazione è fuorviante e impedisce una analisi seria del problema. Tale obiezione fallace
sembra purtroppo essere entrata anche nel lessico della Chiesa cattolica, se si considera quanto afferma purtroppo Papa Leone XIV nell'esortazione di Lexité, dove si legge: neppure la povertà per la maggior parte di costoro è una scelta, eppure c'è ancora qualcuno che osa affermarlo mostrando cecità e crudeltà. Fine citazione. Per comprendere la posizione attuale della Chiesa cattolica sul tema, occorre rifarsi al Magistero di Francesco, che ha introdotto nel linguaggio ecclesiale categorie proprie dell'ambientalismo e della governance sovranazionale, concetti nati e sviluppati in contesti come l'ONU e l'Unione Europea. Dicevo che secondo Francesco crisi ambientale e crisi economica mondiale sono due facce della stessa medaglia. Ne consegue che la causa di entrambe è una sola ed è da individuare in una cattiva o addirittura mancata distribuzione delle risorse e delle ricchezze a livello mondiale. Francesco parlava di paradigma tecnocratico e utilitarista che riduce l'uomo a consumatore e la natura a risorsa. In altre parole, ci sono tanti poveri perché ci sono pochi ricchi che alimentano un sistema politico tale che impedirebbe un'efficace e costante redistribuzione delle ricchezze a tutte le fasce della popolazione mondiale in maniera tale che nessuno possa restare indietro. Questa, in estrema sintesi, la diagnosi. Date queste premesse, la terapia suggerita che ne consegue è evidente. La classe politica dovrebbe dirigere l'economia a livello locale, nazionale e globale in maniera tale da costringere, diciamo così, i cattivi capitalisti a cedere le proprie superflue ricchezze da distribuire a tutti gli uomini. Così facendo, tutti godrebbero del necessario per vivere bene. Ovviamente Francesco non la poneva in questi termini netti, usava altri escamotage retorici, come per esempio parlava di conversione ecologica personale adeguatamente accompagnata dalle istituzioni, ovviamente. Ora, un primo elemento da rilevare al riguardo è che la dottrina sociale della Chiesa, proposta da Francesco, si discosta profondamente da quella tradizionale sviluppata da Leone XIII fino a Benedetto XVI, passando per Giovanni Paolo II. Quest'ultima, la dottrina sociale, tradizionale, riconosceva nella libertà di mercato il motore dello sviluppo non solo economico, ma anche umano delle società. E tale libertà, tuttavia, presuppone che gli attori economici siano obbedienti al criterio etico che fonda ogni relazione umana, la famosa legge naturale, e che la teologia esprime anche condannando determinati peccati sociali. Defraudare i lavoratori del giusto salario, lo sfruttamento e l'oppressione di chi non può tutelarsi e così via, sono tutti peccati che tradizionalmente si fa riferimento con l'espressione peccati che gridano vendetta al cospetto del cielo, vengono annoverati tra questi. Questo principio, tanto chiaro quanto spesso travisato, è stato spesso confuso dalla mentalità moderna perché tende a sovrapporre morale e politica. Così per molti, anche tra cattolici, subordinare l'economia alla morale equivarrebbe a sottometterla alla politica, cioè allo Stato. Ed ecco che il problema si ripresenta. Il secondo elemento è che la diagnosi e la terapia di Francesco risultano sorprendentemente ingenue. Ammettendo, per pura ipotesi, che l'attuale ricchezza mondiale venisse improvvisamente distribuita in modo perfettamente uguale tra tutti gli uomini e le donne del pianeta, magari i bambini inclusi, ciascuno disporrebbe di circa $50.000. Una cifra che sulla carta potrebbe sembrare buona, ma che non garantirebbe in realtà né benessere duraturo né vera uguaglianza. Perché? Perché la ricchezza materiale non è una quantità statica da spartire,
è il prodotto dinamico di processi produttivi, scambi volontari e conoscenze diffuse. Senza questi meccanismi, che presuppongono libertà economica, proprietà privata, calcolo dei prezzi, la ricchezza semplicemente cesserebbe di esistere. La visione di Francesco, pur animata da intenzioni di tipo morale, sembra ignorare un principio fondamentale dell'economia, e cioè che la ricchezza non si distribuisce, la ricchezza si crea. Ogni tentativo di correggere le disuguaglianze mediante intervento politico o pianificazione globale finisce per distruggere i meccanismi che generano la vera prosperità, e cioè il libero mercato, la proprietà privata e il calcolo economico basato sui prezzi. Ogni volta che una istituzione politica interviene direttamente in economia, il sistema perde la capacità di coordinare informazioni e incentivi. I prezzi cessano di riflettere la scarsità reale, gli investimenti si distorcono, la produttività cala e la povertà che si voleva combattere si amplifica. In questo senso, la conversione ecologica proposta da Francesco, se è accompagnata, come diceva lui, dalle istituzioni che imporrebbero la distribuzione, la redistribuzione delle ricchezze e limiterebbero la libertà economica, ecco che questa conversione ecologica non produrrebbe maggiori possibilità per tutti, ma un mero livellamento verso il basso. L'uguaglianza economica non eleva i poveri, semplicemente impoverisce tutti. Il paradosso finale è che nel tentativo di moralizzare il cosiddetto capitalismo, termine che vuol dire tutto e niente, che proviene da un lessico che in realtà è estraneo a noi cattolici, che è il lessico marxista, nel tentativo di moralizzare il capitalismo si finisce per politicizzarlo e quindi per distruggerne la funzione creativa. Esattamente ciò a cui stiamo assistendo in questi anni. Il terzo elemento da rimarcare è quindi il contesto storico, istituzionale, nel quale tutte queste categorie teoriche sono nate e si sono sviluppate. Non si tratta infatti di concetti maturati all'interno della tradizione classica della dottrina sociale cattolica, ma di paradigmi elaborati principalmente in ambienti davvero questi tecnocratici, ovvero quelli sovranazionali, come l'ONU, l'Unione Europea, varie fondazioni private e agenzie internazionali accomunate da una medesima visione, come si suol dire, di governance globale. Concetti come sostenibilità integrale, transizione ecologica, governance multilivello, conversione climatica, sono tutti concetti che nascono precisamente in questi contesti. E non è difficile comprenderne la funzione politica. Ogni volta che una crisi viene definita globale, permanente e moralmente assoluta, si crea automaticamente la necessità di strutture sovranazionali capaci di garantirla. L'emergenza diventa così il fondamento di nuovi poteri. La narrativa ecologica contemporanea, soprattutto nelle formulazioni che provengono dall'ONU e dall'Unione Europea, non mira semplicemente a promuovere una maggiore prudenza nell'uso delle risorse, cosa legittima, ma piuttosto a legittimare una progressiva centralizzazione del potere, in nome della salvezza climatica, della riduzione delle emissioni o della giustizia ambientale. Vengono giustificate limitazioni sempre più pervasive della libertà, finanche la libertà educativa delle famiglie. La logica è sempre la stessa. Poiché il problema è planetario, nessuna comunità, neanche locale, può affrontarlo da solo. Occorre allora trasferire competenze a organismi tecnocratici non eletti, sottraendo progressivamente decisioni fondamentali alla deliberazione politica ordinaria e alla responsabilità diretta dei popoli e delle comunità. La cosiddetta governance globale è il vero orizzonte implicito di queste teorie. Chi dissente non viene semplicemente considerato in errore, ma accusato
di irresponsabilità verso il pianeta, di irresponsabilità verso i poveri o persino di irresponsabilità verso le generazioni future. La questione tecnica assume quindi i tratti di una nuova moralità civile universale, di cui la Chiesa cattolica oggi si fa sempre più carico. Il quarto elemento, apparentemente paradossale, è che questa narrativa risulta funzionale non solo ai poteri sovranazionali occidentali, da noi in Occidente, ma anche a regimi autoritari come quello cinese, il quale mantiene da anni un rapporto ambiguo ma strategicamente vantaggioso con le istituzioni dell'ONU. La Cina comunista ha compreso perfettamente che il paradigma tecnocratico globale può essere utilizzato come strumento di controllo e pianificazione. Non è casuale che Pechino venga spesso presentata come modello di efficienza, nonostante sia uno dei sistemi politici più repressivi. Il sistema cinese mostra infatti in forma estrema ciò che molte democrazie occidentali tendono ormai a realizzare in modo graduale, cioè una società amministrata da apparati tecnici, monitorata digitalmente, regolata attraverso crediti, incentivi, restrizioni e sorveglianza capitale. Con Francesco I e Leone XIV oggi si assiste a un atteggiamento estremamente accomodante del Vaticano verso Pechino, soprattutto considerando le persecuzioni in corso contro i cattolici. Le ragioni profonde di tale atteggiamento restano in parte ancora oscure, ma è difficile non notare una consonanza, almeno parziale, sul piano della visione politica generale, e cioè primato delle strutture globali, diffidenza verso il mercato, centralità della pianificazione, subordinazione crescente delle libertà concrete a obiettivi collettivi definiti dall'alto. Il risultato finale è che la Chiesa contemporanea rischia di concentrare gran parte delle proprie energie morali e pastorali senza combattere la vera crisi, quella spirituale dell'uomo contemporaneo. Come sempre, cari amici, prima di chiudere il video aspettate che vi do qualche comunicazione. Vi invito a sostenere il mio canale e più in generale la mia attività, il mio apostolato di formazione e di informazione cattolica. Questi video in cui vi presento le mie analisi di affari vaticani sono solo la punta, diciamo così, di un sistema che piano piano, da solo, sto cercando di mettere in piedi, vorrei mettere in piedi per proporvi un sistema di formazione cattolica oltre che di informazione. Ci sono tanti modi, io vi chiedo di sostenermi, ci sono tanti modi che potete scegliere per farlo. Uno di questi è tramite donazione, tramite PayPal. Trovate come sempre il link per donare in descrizione. Potete anche donare direttamente tramite la piattaforma YouTube. Trovate sotto il video un pulsante a forma di cuore con dentro il simbolo del dollaro. È veramente molto facile donare attraverso la piattaforma YouTube. Se cliccate, seguite le istruzioni, vedete che è davvero molto intuitivo. Grazie ai tanti che già mi sostengono. Un altro modo che avete è quello di effettuare l'abbonamento. Già molti di voi si sono abbonati al mio canale su 2 livelli. Il primo livello, quello di semplice sostegno al canale, a 2,99 €, oppure il secondo livello, 14,99 €, che vi dà accesso però alla scuola biblica cattolica, questo percorso formativo che stiamo portando avanti, in cui leggiamo e commentiamo le pagine della Sacra Scrittura. Cerchiamo di fare una esegesi autenticamente cattolica. E proprio a questo proposito ho recentemente annunziato il mio nuovo libro, che qui, ecco, vi mostro la copertina, Commento cattolico tradizionale a Genesi 1-3, dalla creazione al peccato originale. Trovate anche di questo il link in descrizione. Il mio nuovo libro, vi chiedo di acquistarlo, di recensirlo dopo la vostra lettura. Lo trovate solo su Amazon. È uno strumento che nasce dalla scuola biblica cattolica, ma è anche un approfondimento. Trovate diversi schemini al suo interno. Ovviamente poi vi invito anche ad acquistare gli altri libri, in particolare
Conosci te stesso, questo corso base di antropologia cattolica. Volendo, in realtà i due libri si rimandano l'uno all'altro, perché Conosci te stesso parla della natura umana dal punto di vista più filosofico, mentre inevitabilmente il libro, il commento cattolico tradizionale a Genesi 1.3 parla dell'antropologia, quindi della natura dell'uomo, dal punto di vista più teologico cattolico, perché evidentemente parla della creazione, ma soprattutto del peccato originale. Quindi che cos'è il peccato originale, che cosa ha perso l'uomo, che cos'è la giustizia originale perduta dall'uomo. Chi sta seguendo le lezioni nella scuola biblica conosce già queste nozioni, però questo è uno strumento appunto utile, perché qui sono raccolte, quindi sono più facili, diciamo, più che facile, diciamo, di una diversa modalità di consultazione. C'è chi preferisce seguire video lezioni e chi invece preferisce seguire, chi preferisce leggere, ecco. Trovate quindi anche di questo il link in descrizione, e poi l'altro modo che avete per sostenermi è quello di acquistare il mio primo videocorso, che è un approfondimento anche questo del libro Conosci te stesso di antropologia. E quindi ci sono questi vari strumenti, arriveranno nel prossimo futuro altri videocorsi, arriveranno altri libri. Continuate a seguirmi e verrete aggiornati quando necessario. Ovviamente registratevi, vi invito a registrarvi anche nella newsletter su Substack, così da poter essere, diciamo, aggiornati quando pubblico questi video, quando pubblico i nuovi articoli e anche quando pubblico nuovi videocorsi o nuovi libri. Grazie per la vostra attenzione, per il vostro sostegno, soprattutto grazie per le vostre preghiere, e che Dio vi benedica. Ave Maria.